Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nella Leopard Gecko Tribe. Io sono Sara e oggi vedremo insieme la routine giornaliera nella gestione dei nostri baby gechi leopardini. Noi seguiamo un calendario giornaliero di integrazione di calcio, vitamina D3 e multivitaminico. Una volta a settimana il multivitaminico, 2 volte a settimana la D3 e il resto delle 3 giornate il calcio, ovviamente a giorni alterni. Oggi vorremmo presentarvi tutti i nostri baby gechi leopardini. Lei è Nyx ed è la primogenita della Leopard Gecko Tribe. È nata da Calliope e Achis, anche se in realtà non abbiamo ancora avuto modo di presentarvi i nostri adulti gechi leopardini, ma potrete tranquillamente vederli sulla pagina Instagram di Leopard Gecko Tribe che vedete qui in alto a destra. Nyx, essendo nata da papà Mandarin Tangerine e mamma Black Knight, Black Pearl, Cross, PH Murphy Patterns, PH Eclipse, è una Mandarin Tangerine Cross, Black Knight, Black Pearl Line, PH Murphy Patterns, PH Eclipse. Lo so, è un po' lungo. Nyx è una baby che ha sempre voglia di scoprire, è sempre sorridente, non ha mai avuto paura di noi, però ha un brutto difetto, è un po' disordinata, quindi sporca ovunque, bisogna cambiarla un po' più spesso. Generalmente noi inseriamo sempre 6-7 tarme, 8 tarme a seconda delle dimensioni all'interno di questo piccolo contenitore e loro si accorgono che il cibo verrà messo lì, però molto spesso appunto bisogna anche inseguirli per ricordarli che dovrebbero mangiare. In questo caso lei si diverte sempre a inseguire la preda, ma dobbiamo mettergliela noi. Ed è anche un po' imbranata perché effettivamente la tarma cade molto spesso o comunque lei è talmente tanto contenta di aver visto il cibo che si fionda contro e quindi a volte fa un po' fatica a prenderla. Come avete avuto modo di vedere all'inizio, Nyx è una TSF. In totale attualmente abbiamo 12 baby, tra cui 9 TSF e 3 TSM. Per chi ancora non conosce il mondo dei gechi leopardini, TSF indica femmina, TSM indica maschio. Questo perché dipende appunto dalla temperatura di incubazione delle uova, però col passare del tempo, mano a mano appunto che il baby geco leopardino cresce, si scoprirà effettivamente quale sarà il sesso. Ovvio che comunque vi terremo aggiornati. Ora è il turno di Lissa, lei è nata dal secondo clutch di uova di Calliope, quindi è la sorella più piccola di Nyx. Lissa è un po' più timida di Nyx, infatti generalmente la vediamo sempre dalla tana umida. Qui nella tana umida abbiamo deciso di utilizzare i tovaglioli bagnati, quindi che vengono umidificati ogni 2-3 giorni piuttosto che la fibra di cocco. Abbiamo deciso di fare così semplicemente perché ci sembrava più sicuro per i nostri baby, poi nei prossimi mesi sostituiremo e inseriremo la fibra di cocco come abbiamo fatto con gli adulti gechi leopardini. Ora è il turno di Artemide. Lei è la sorella di Nyx, nata quindi dal primo clutch di uova di Calliope. Purtroppo Artemide è nata con un piccolo problemino di deglutizione, sia di latte che di tarme, quindi fa molta fatica e molto spesso non è invogliata a mangiare. Abbiamo quindi deciso di inserire 2 tane umide, da un lato per evitare che queste scappino via, dall'altro anche per cercare di incentivarla nel mangiare. Speriamo tanto che con la crescita possa effettivamente migliorare, quindi che il problema possa pian piano risolversi magari con l'integrazione di calcio, D3 e multivitaminico. Nel frattempo però comunque noi continuiamo a monitorarla e soprattutto a starle più sopra rispetto a tutti gli altri baby perché effettivamente richiede una supervisione maggiore. Comunque lei è molto simpatica e molto attiva e questa appunto è la cosa più importante che ci rasserena.
Ora è il turno di Icaro. Icaro è figlio di Achis e Clio. Clio sicuramente avete avuto modo di vederla molto più spesso, c'è anche una pagina Instagram dedicata proprio a lei che è Clio Best Gecko. Lui è un Mandarin Tangerine Cross 87,5% PHNDBE, perché papà Mandarin Tangerine e mamma Mandarin Tangerine Cross PHNDBE. Anche lui è molto curioso, ma soprattutto molto affamato. Comunque, come potete vedere, adesso sono in questo setup, quindi abbiamo inserito un cavo riscaldante nella parte posteriore di tutti i box, in modo tale da poter garantire 1/3 della zona riscaldata e 2/3 della zona fredda. Più avanti però andremo a costruire un rack, quindi mi raccomando, restate sintonizzati al nostro canale YouTube perché sicuramente uscirà un video di costruzione del rack. Ora è il turno di Prisma. Prisma è la sorella maggiore di Icaro, quindi nata da un clutch di uova precedente rispetto a quello di Icaro. Prisma è nata al terzo clutch di uova di Clio, perché i primi 2 clutch di uova non sono andati a buon fine, ma di questo poi ne parleremo anche in altri video. Quindi lei è la primogenita di Clio. Nel frattempo Icaro controlla che è tutto a posto. Dopo aver mangiato, adesso è il turno di pulizie per Prisma. Sicuramente, come potete vedere, è molto più ordinata rispetto a Nyx. Noi usiamo queste tovagliette, sono tovagliette da bar, quindi quelle che generalmente trovate in pizzeria, nei bar, perché sono veramente poco costose, ma al tempo stesso sono veramente comode. Qui avevamo dimenticato di inserire il termometro, è un termometro che ci permette di controllare tramite app la temperatura della zona fredda delle piccole. Ora è il turno di Nemesi. Nemesi è la sorella di Prisma, nata dallo stesso clutch di uova di Clio. Come potete vedere, anche lei molto affamata. In generale non ci possiamo lamentare, sono dei piccoli che hanno sempre molta fame e sono ben contenti di vedere delle prede all'interno del loro box. Per quanto riguarda invece l'alimentazione, noi diamo da mangiare 6 volte a settimana su 7, quindi come spiegato all'inizio diamo generalmente il calcio e 1 volta a settimana il multivitaminico e 2 volte a settimana la D3. Ora è il turno di pulizie per Nemesi, anche lei molto pulita come la sorella Prisma.
Lì in fondo appunto si vede la presenza della sondina. È una sonda che ha il compito di misurare qual è la temperatura della zona calda, che noi posizioniamo sempre all'interno della zona calda. Questo ci permette di monitorare tutto il rack in modo tale che la temperatura appunto non superi i 30, 30,5, 31 gradi. Quando sono così piccoli è normale che siano così tanto in esplorazione, perché loro vogliono sempre ovviamente scoprire posti nuovi, ma al tempo stesso anche nascondersi perché oggettivamente hanno molta paura. È il momento di tornare a casa, ma non sembra molto contenta. Ora è il turno di Selene. Selene è la sorella di Lissa, quindi nata dal secondo clutch di uova di Calliope. Lei molto affamata, vorace, ma soprattutto una velocista. Ha molta fame ma al tempo stesso molta paura, quindi cerca di rubare la preda e scappare subito via. Ora è il suo turno di pulizie, anche lei molto ordinata. Abbiamo deciso di non prenderla come abbiamo fatto con gli altri, semplicemente perché non sembrava avesse così tanto voglia di essere maneggiata. In questa prima parte avete avuto modo di conoscere le 4 figlie di Calliope, più le 2 figlie di Clio e il maschietto di Clio. Ora passiamo alla seconda parte, i cosiddetti nursery box. Questi sono dei box leggermente differenti rispetto ai box visti in precedenza e qui troviamo i gechi che sono nati da pochissimo tempo. In particolare lui è Eracle. Eracle è il primo maschietto di Calliope nato dall'ultima deposizione. Lui, essendo nato da circa una settimana e soprattutto avendo fatto la muta, generalmente viene fatta entro i primi 3 giorni, oggi gli cambieremo il setup, quindi gli aggiungeremo la tana umida, che prima appunto non c'era, e soprattutto inizieremo con la prima pappa.
molto importante umidificare sempre la tana umida perché appunto gli permette di fare delle mute che siano corrette. Tenete conto che quando sono così piccoli fanno anche più di una muta a settimana. Qui abbiamo deciso di posizionare il cibo direttamente nella ciotolina, semplicemente perché non ci andava di stressarlo essendo così tanto piccolo e soprattutto essendo la sua prima pappa. Lei è Demetra, figlia di Clio e sorella di Icaro. Si trova in questo setup semplicemente perché, essendo stati incubati a temperature differenti, lei è nata un po' dopo. Generalmente appunto i maschi, essendo incubati a 31 gradi, nascono intorno ai 39-40 giorni, mentre appunto le femminucce, dipende dalla temperatura, ad esempio nel nostro caso 27,5, impiegano appunto dai 55 ai 60 giorni. Ora è il turno di Iris. Iris è figlia di Calliope. Come potete vedere, Eracle di nascosto sta già gustando alla sua prima pappa. Lui è Perseo, è fratello di Eracle e figlio di Calliope. Ed infine abbiamo Aura. Aura è la sorella di Iris, quindi figlia di Calliope. Mi rendo conto che è un po' complicato ricordare tutti i nomi, ma sulla pagina Instagram Leopard Gecko Tribe pubblicheremo ogni mese un aggiornamento sui piccoli baby e soprattutto come sono cambiati rispetto al giorno zero. Qui lei ha talmente tanta paura ad uscire che ci ammira mentre posizioniamo le tarme all'interno della ciotolina, ma a un certo punto decide anche di mangiare. E con lei chiudiamo la presentazione dei nostri 12 baby gechi leopardini. Mi raccomando, rimanete sintonizzati sia per conoscere come cresceranno i nostri piccoli, ma anche per attendere insieme la nascita delle ultime 4 uova presenti all'interno dell'incubatrice. Intanto Clio vi manda un caloroso abbraccio e mi raccomando, iscrivetevi al canale!